Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video volevo fare un piccolo aggiornamento sul mio setup, in quanto siamo ormai a pochi giorni dalla release ufficiale della versione 4.2 di OpenHub e siccome anche OpenAbian è andato avanti come versione di Debian, infatti è passato alla versione 12, ero molto tentato, anzi ho praticamente deciso di aggiornare totalmente il sistema e quindi scaricare la nuova versione di OpenHub con OpenAbian, quindi riscaricare totalmente l'immagine da flashare sull'SD. Ovviamente poi facendo una migrazione del mio attuale setup di OpenHub su questa nuova versione. Volevo quindi approfittare di questa operazione per switchare il mio tipo di configurazione che chi mi segue lo sa, fino adesso è stata sempre basata sull'interfaccia grafica. Questo perché da quando è uscito OpenHub 3 e quindi è migliorata di molto l'interfaccia grafica MeinUI, ho voluto un pochino testare la modalità appunto di configurazione tramite interfaccia, passando dalla vecchia versione che avevo sui file appunto all'interfaccia grafica. Infatti in OpenHub 2, la mia prima versione di OpenHub, ho sempre configurato il sistema tramite file di testo. Dopo questi 2 o 3 anni passati a gestire il tutto con l'interfaccia grafica, ho deciso di tornare indietro e quindi riconfigurare tutto il sistema con i file di testo. Diciamo che mi sento più a mio agio avere i file di testo da gestire per tenere un po' tutto in ordine, perché tramite interfaccia grafica effettivamente ci sono diversi pro, tra l'altro li avevo analizzati tutti in un video precedente. Comunque ci sono diversi pro in quanto l'interfaccia grafica è accessibile anche da remoto senza particolari tool, basta avere un browser, a differenza dei file di testo che è un pochino più complicata la gestione, soprattutto da remoto. Permette di fare delle operazioni senza conoscere la sintassi di determinate cose, però diciamo che una volta che si ha un setup con un certo numero di oggetti al suo interno, la gestione tramite interfaccia grafica non è poi così agevole, soprattutto se si devono fare modifiche e caricamenti massivi. Una strada che non ho mai percorso è quella dell'utilizzo delle API, perché diciamo che trovo un pochino più macchinosa, anche se effettivamente utilizzando le API si potrebbero fare delle configurazioni automatizzate e anche massive in maniera abbastanza semplice. Ho comunque però deciso di tornare indietro e utilizzare la configurazione tramite file. Per fare questo però, così più che altro a scopo didattico, volevo provare a fare un tool, un software che tramite API scaricasse la configurazione attualmente in uso sul sistema OpenHub e creasse in automatico o in quasi automatico dei file di testo che poi possono essere usati come base per la configurazione tramite appunto file di testo. Fondamentalmente un software che dovrebbe agevolare la migrazione, quindi il passaggio dall'interfaccia grafica ai file di testo. Ho iniziato un pochino a scriverlo, sono arrivato anche a abbastanza buon punto. Adesso devo fare un po' di test per vedere se effettivamente i file di testo generati sono corretti, funzionano correttamente. Ovviamente mi baso solo sugli oggetti, quindi sui binding che ho utilizzato io, anche perché alcuni binding hanno delle configurazioni particolari, quindi automatizzare proprio tutto il processo di riconfigurazione non è così semplice. Ovviamente una volta che ho raggiunto una sorta di stabilità per questo software, lo metterò a disposizione di tutti quelli che vorranno fare dei test oppure approcciare la migrazione da interfaccia grafica a file di testo ed essere aiutati tramite questo software che appunto sarà in grado, spero, di creare i file di testo già quasi pronti per essere poi dati in pasto ad OpenHub. Ok, detto questo, per adesso mi fermo qui, vi terrò ovviamente aggiornati sull'andamento dei miei test di questo tool di configurazione e spero di essere pronto per l'uscita della nuova versione di OpenHub, che è la 4.2, versione stable, che doveva essere prevista per il 7 luglio, vediamo se effettivamente la data verrà rispettata. Al momento è uscita la release candidate e gli sviluppi sono stati bloccati, quindi in teoria dovremmo quasi esserci. Probabilmente arriverò io in ritardo con il mio tool, però diciamo che una nuova versione è sempre meglio lasciarla un pochino
da testare prima di utilizzarla in un sistema, chiamiamolo, di produzione, quindi va anche bene se passa qualche settimana dall'uscita della nuova versione. Detto questo mi fermo qui, grazie se siete arrivati fino qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!